Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi una recensione, un test di una nuova serratura che ho provato di Wheelock. Wheelock è un marchio che avevo già provato, fanno solo questo tipo di prodotti, sono fatti molto bene. Avevo già provato la versione diciamo con l'apertura con dei tastini, adesso oggi vi faccio vedere la versione con apertura con lettore di impronte. Di cosa parliamo di preciso? Parliamo di un blocco, diciamo di una serratura composta da pomello interno, parte dall'esterno, diciamo da dove non devono entrare le persone, che ha appunto vari sistemi di autorizzazione, tra cui appunto questo fingerprint lettore di impronte. Quando si può montare? Si può montare in tutte le porte dove c'è il cilindro europeo. Il cilindro europeo è quello che si svita con una vite laterale nel montante e viene via. Vi invito a guardare il primo video che avevo fatto perché spiego un po' meglio anche tutto questo concetto. Come tipologia di porta su cui si può montare, nel manuale c'è una specie di dima con un disegno che vi spiega dove può essere montata e dove no. Come spessore di porta può essere montata da 50 a 100 mm, mentre invece la distanza tra il centro foro serratura e la fine della porta deve essere uguale o superiore a 40 mm. Questa è una misura abbastanza standard. Invece verificate che lo spessore della porta vada da 50 a 100. Perché da 50 a 100? Perché questa serratura ha un upgrade, un miglioramento importante rispetto alla prima che avevo provato, perché anche la parte esterna può essere traslata, può essere regolata e ha un paio di centimetri di gioco. Adesso come al solito la spacchettiamo, poi la montiamo, la configuriamo e vediamo come funziona. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Sigillo di spacchettamento, manuali con un sacco di lingue tra cui l'italiano. Qui troviamo una simpatica scatolina con gli accessori per il montaggio, compresi grani di scorta, un sacco di cosine. Qui abbiamo i tag perché l'apertura può essere fatta memorizzando anche questi tag, e qui abbiamo la nostra serratura. Quindi parte interna con la manopola, cilindro europeo da cambiare, e qui abbiamo l'accensione con il lettore di impronte. Serratura che è semplicemente composta in questo modo: c'è la parte esterna con il pulsante per risvegliarla perché lei va in stand by, il lettore di impronte. Qui metto il dito perché qui sotto è importante, c'è un codice che serve in fase di accoppiamento con l'app per una questione di sicurezza. La parte esterna si svita svitando questo grano, bisogna proprio toglierlo completamente, lui viene via. Dà accesso al vano a batterie dove possiamo mettere le 3 mini stilo e dà accesso anche a questa vite che, se mollata, permette di fare una regolazione molto importante, perché abbiamo ancora del gioco eventuale in uscita fino a 20 mm per compensare eventuali differenze di misure. Poi basta richiuderlo e lui rimane fisso. 3 mini stilo, rimettiamo il coperchio col suo grano. Vedete che sul suo piccolo display abbiamo comunque tutte le informazioni necessarie. Adesso segnatevi questo codice da qualche parte prima di rimontarla, oppure fate come me e facciamo l'accoppiamento a banco. Per prima cosa bisogna cercare l'app Wheelock, la trovate tranquillamente sullo store ufficiale. Dopo averla installata ci sarà una procedura per creare un account. Io ho già un'app attiva perché ho già un dispositivo che è appunto la stessa serratura ma con i tastini. Facciamo l'aggiunta di un dispositivo. Aggiungi Wheelock, inquadriamo il QR code. Lui trova la serratura, dobbiamo mettere quel famoso codice di sicurezza. Vi comparirà qua nell'elenco delle serrature, o se ne avete solo una comparirà lei. Io ho già cambiato il nome perché altrimenti sarebbe comparso l'ID di sicurezza del dispositivo. Entriamo pure nella serratura e qui abbiamo tutta la gestione della serratura, quindi cronologia, gestione degli account, il pin per il blocco, l'aggiunta dei tag, la rimozione dei tag, l'aggiunta delle impronte, eccetera. Da qui diamo il comando, vedete che automaticamente viene abilitato il movimento con la serratura esterna, e a un bel momento invece viene liberata dopo un timeout. Come si aggiunge l'impronta? Bisogna tenere premuto questo per 5 secondi, account admin, e qui abbiamo preso il dito dell'admin 1. Vedete? Mi prende subito il dito
e la serratura funziona senza problemi. Tenendo premuto 5 secondi rientriamo nel menu di configurazione dove ci autentichiamo col dito e poi abbiamo tutti i vari comandi per cancellare gli utenti, aggiungere carte, controllare tutte le carte. Possiamo anche cambiare la lingua, però abbiamo solo inglese, tedesco e cinese, ma tutte le varie impostazioni possiamo farle anche da app. Quindi ora che è impostata è tutto, possiamo montarla. Basta semplicemente inserirla al posto del cilindro che abbiamo tolto. Se non entra abbastanza bisogna togliere il coperchio, liberare lo sblocco per la regolazione della profondità, trovare la posizione esatta del foro per la vite, fissare la vite, fissare la parte scorrevole che arrivi più contro possibile ma che non raschi, diciamo, sulla parte interna, ribloccare tutto in modo che non si muova e rimettere il coperchio. Per la parte dentro stesso discorso, la parte col grano va qui dove ci sono tutte le sedie per la posizione, troviamo la posizione ideale, avvitiamo, lui trova la posizione, chiaramente da dentro sarà sempre comandata la meccanica, mentre da fuori sarà libera, a meno che non risvegliamo la serratura, mettiamo l'impronta, allora vedete che abilita il comando meccanico anche dall'esterno. Dopo qualche secondo si blocca e lei non gestisce più nulla. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione è la lunghezza della serratura, vedete potrebbe cozzare col montante, in questo caso passa solo messa di lato dove hanno fatto appunto questa parte diciamo piatta e non circolare. Proviamo ad aggiungere un tag per vedere come funzionano con l'app, quindi andiamo su aggiungi carta, possiamo definire un intervallo orario nel quale deve funzionare il tag oppure in qualsiasi momento. Inquadriamo il QR code che c'è sul tag, connessione effettuata, carta non valida, aggiungere direttamente sulla serratura. Sull'app non l'ha presa, proviamo dalla serratura. Quindi scorriamo fino a add card, bisogna passarla sopra, card user 1, possiamo tenere premuto per uscire dalla programmazione, questo tag è memorizzato. Anche lui non funziona senza risvegliare la serratura, quindi possiamo risvegliarla, passare il tag e vedete che abilita il comando meccanico. Funziona benissimo ed è velocissima. Dunque, montata, funzionante, il lettore devo dire che va bene, va molto bene. Chiaramente anche lui ha dei problemi, perché io ad esempio che ho i polpastrelli sempre rovinati, sporchi eccetera, può esserci qualche volta che fa cilecca e non vi prende l'impronta, però vi posso dire che funziona meglio questa di molti smartphone che ho provato con il lettore sotto il display. Io trovo molto comodi i tag, anzi secondo me sono più comodi sia del dito che della tastiera di qualsiasi altro sistema, anche perché tra l'altro potete definire un orario di utilizzo di validità dei tag, che è una cosa molto furba. Chiaramente se non avete uno o non potete usare le dita o l'impronta non ve la prende o non è memorizzata, avete sempre la possibilità di arrivare col cellulare e aprire direttamente, ma potete aprire solo in loco perché ha una connessione Bluetooth. Molti nel primo video mi avevano detto che è un peccato perché così non si può aprire da remoto. Questo è vero, però considerate che un dispositivo che va a batterie ha 3 mini stilo, se gli avessero lasciato la connessione wifi permanente verosimilmente una volta a settimana bisognava cambiare batterie, quindi tecnicamente non è fattibile. Questo se vogliamo è un piccolo limite. In caso di batterie scariche possiamo comunque togliere il coperchio frontale, attaccare un power bank micro USB e aprirla comunque con il cellulare. E molti mi chiedevano ma in caso di sicurezza se viene manomessa ti aprono la porta. Questo è vero in parte, perché anche se la spaccano in teoria non si arriva a agganciare il movimento della parte centrale perché rimane comunque scollegata. L'elettromagnete che va a fare l'aggancio è proprio nella parte interna. Poi è chiaro che se la porta ve la vogliono aprire in qualche modo la aprono. Dunque oggi che esce il video vi lascio il link in descrizione sul sito ufficiale, perché il prodotto costerebbe 189 euro, un prezzo importante, ma la qualità dell'inox, dell'acciaio, delle componenti e tutto quanto vi porta a comprare un prodotto di qualità che ha un costo importante. Ma vi lascio un coupon sconto
del 30% da mettere in fase di acquisto e ve la portate a casa a 132 euro. Su Amazon costa normalmente 179 euro, vi lascio il link anche della versione Amazon. In questo periodo c'è comunque una promo attiva che vi porta il prezzo a 139 euro, quindi tra Amazon e il sito ufficiale ballano 7 euro di differenza. Se siete più comodi su Amazon la troverete sempre nel link in descrizione. Il coupon che mi hanno lasciato del 30% non so per quanto tempo valga. Prodotto interessante, se volete vederne altri iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio se mettete un like, ma anche se non lo mettete, e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!